Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube Electronic CNC Lab. Nel video di oggi vedremo la procedura per il download e l'installazione del software DesignSpark Mechanical 5.0 e successivamente un semplice esempio di disegno, giusto per iniziare a far pratica con il programma. Allora, il software che andremo a vedere fra poco si chiama DesignSpark Mechanical, è un software freeware e andiamo subito a cercarlo su Google. Allora, partiamo con il download. Il primo link è quello corretto. I requisiti richiesti li vedremo fra poco. E come sistema operativo è richiesto Windows 10 oppure 7 o Windows Server 2016 o 2019, sempre 64 bit. Come hardware grafico, una scheda Intel HD o AMD con almeno 1 GB di memoria grafica. Sono raccomandate le schede grafiche Nvidia o AMD Radeon Pro. Processore Pentium 4 2 GB è sufficiente o più veloce. E memoria minima 2 GB di RAM, ma ne consigliano 4. Partiamo col download, ci vorrà un po'. Finito il download vi comparirà la pagina di login a DesignSpark. Andiamo su Register for Account. E niente, semplicemente inserendo i vostri dati. Alcuni sono obbligatori, gli ultimi 2 sono facoltativi, potete non inserirli. Completata quest'ultima fase, cliccando poi su Next Step si aprirà il programma. Andiamo a vedere il menu, vediamo il menu File, Design, Display, Measure, Help e Resources. Allora, cominciamo subito con aprire un nuovo file, New, Design. Abbiamo qui la nostra area di lavoro. Prima di cominciare a disegnare vi spiego intanto le funzioni principali che ci serviranno oggi. Abbiamo Spin, che ci permette di ruotare l'area di lavoro. Plan View ci orienta l'area di lavoro parallelamente allo schermo. Poi le figure geometriche, scegliamone una giusto per fare un test. La modalità di visualizzazione, 3D Mode, Section Mode e Sketch Mode. Per adesso non approfondisco, lo vedremo poi mentre lavoreremo sul disegno di oggi. Abbiamo Pull, Move e per il momento bastano queste funzioni. Liberiamo l'area. Allora, nel video di oggi vedremo come disegnare una scatola di lato 10 cm e altezza 5,2 cm con delle pareti spesse 2 mm e dei fori centrati su ogni faccia
laterale e del diametro di 10 mm. Cominciamo quindi col disegnare la base, selezioniamo il rettangolo, abbiamo detto di dover disegnare una scatola 10x10, inseriamo le dimensioni. La prima non l'ho presa, eccola lì, e la seconda invio. Lo spessore delle pareti 2 mm, quindi possiamo procedere selezionando tutti i lati, tenendo premuto il tasto CTRL e andando su Offset Curve. Vogliamo delle pareti da 2 mm di spessore e inseriamo qui 2 mm. Adesso andiamo in modalità 3D Mode, ruotiamo per comodità il nostro piano di lavoro, creiamo lo spessore della base selezionando solo il rettangolo interno della base e andiamo su Pull. Tiriamo questa superficie verso l'alto di 2 mm, successivamente selezioniamo il bordo che formerà poi le pareti. Abbiamo detto di dover disegnare una scatola alta 52, quindi sempre con il menu Pull attivo tiriamo su di 52 mm. Ecco qua, molto semplice e veloce. Adesso dobbiamo fare i 4 fori, uno per ogni faccia, centrati. Andiamo a selezionare ogni faccia, Plan View, Sketch Mode. Una volta selezionata una faccia, andando in Sketch Mode mi comparirà il centro di quella faccia. A questo punto selezioniamo il Circle e creiamo una circonferenza da 10 mm. Andiamo sulle altre facce, quindi andiamo su Spin per ruotarle, Select, Plan View, Sketch Mode, Circle e 10 mm. Adesso potrei fare la stessa cosa sulle altre due facce parallele, però potrei fare anche in un altro modo e adesso andiamo a vedere. Prima di tutto selezioniamo la circonferenza che abbiamo realizzato sulla faccia, andiamo sul menu Pull e tiriamolo fino alla parete opposta. Così facendo andremo a forare tutte e due le facce con un'unica operazione. Stesso lo facciamo sulla faccia di sinistra, non così. Non avevo selezionato la faccia, ma così. Ok, verifichiamo di aver fatto tutto nel modo corretto, andiamo a misurare. Utilizziamo lo strumento di misura a forma di calibro, leggiamo qui in basso le misure corrispondenti ai lati che selezioniamo: 52 mm di altezza, 100 mm il lato e anche l'altro. Spessore delle pareti, selezioniamo prima una parete, la linea dello spigolo, e tenendo premuto CTRL anche l'altra, ci dirà la distanza tra i due assi. Misuriamo il diametro della circonferenza, 10 mm, e 10 mm anche qua. Direi che per oggi abbiamo finito, ci vediamo poi al prossimo video con qualcosa di
un po' più complesso, per scoprire anche le nuove funzioni di questo software molto, molto semplice e intuitivo. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao. Ah già, dimenticavo. Spero vi sia piaciuto il video con la mia voce originale. Se sì, ricordatevi di lasciarmi un like. Sono ben accetti commenti, domande, suggerimenti e critiche, purché costruttive. Continuate a seguire il mio canale e se volete gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina. Ciao e alla prossima!